Se tu fossi una pianta velenosa in grado di causare dipendenza, cosa faresti per non farti chiamare droga? Forse ti nasconderesti nelle case di tutti mascherato da usanza e tradizione? Sto per raccontarti la storia della droga che ha vinto tutto, è l'unica che praticamente ce l'ha fatta e si nasconde nelle case della gente, ti entra in testa e nemmeno te ne accorgi. Sto parlando del caffè, della pianta del caffè. E adesso il caffè è una droga? Sì. È definibile come droga perché secondo Treccani, droga si intende qualsiasi sostanza in grado di alterare temporaneamente lo stato fisico, psicofisico, psichico. Ora fai mente locale a come sei prima di berlo e come sei dopo. Ora vagliela a spiegare a tua nonna del sud che si troca da una vita. Come è possibile che una pianta, una cazzo di pianta, sia diventato l'unico motivo per cui quando esci la mattina non prendi a coppini i pischelli che aspettano l'autobus? Lo so, sto per toccare un argomento delicato, perché a un italiano puoi toccare tutto, puoi farlo governare da puoi insultargli il cane, puoi addirittura mettergli un McDonald's a Bari, ma ci sono due cose che proprio... pizza e caffè, ventricolo destro, ventricolo sinistro dell'italiano. Peccato che nessuna delle due sia nata veramente in Italia. Ma parliamo solo del caffè, prima che mi taglino i freni della macchina. Tutti sanno che viene scoperto in Etiopia, lo sai tu, lo sa Google, adesso lo so anch'io. Viene scoperto nella regione di Kaffa, da cui poi prende il nome, circa nel IX secolo d.C. Ma è curiosa la leggenda, perché si dice che un pastore, un certo Caldi, in un pomeriggio abbastanza bizzarro nota una cosa strana. Le sue caprette erano un po' più allegre del solito, saltellavano, danzavano, si fumavano una stecca di siga dopo l'altra, e giustamente si chiede: e che cazzo? Le prime parole che cingono la scoperta del caffè. La responsabile di ciò era lei. Coffea arabica, una pianta dall'aspetto innocuo, foglie verdi, fiorilini bianchi, frutti rossi, carina, perfetta per un'instagrammata con caption felice con le piccole cose. Solo che se cerchi online le proprietà di questa pianta ti usciranno cose come del tipo: tutte le parti della pianta, comprese foglie, semi secchi, eccetera, esclusi i frutti maturi, sono velenosi per l'uomo e gli animali. Quindi queste caprette o erano super intelligenti o stavano giocando, cazzo ne so, a una roulette russa biologica. Ci spostiamo intorno all'anno 1000 nello Yemen. Giuro che il pippone storico durerà pochissimo, ci serve solo per capire dopo. Nel frattempo, se non sei iscritto al canale, iscriviti. Dicevo, siamo intorno all'anno 1000 d.C. nello Yemen ed è il periodo in cui si presuppone che dei monaci e mercanti arabi portarono le piante di caffè oltre il Mar Rosso, dove iniziarono coltivazioni su larga scala e il consumo organizzato. Furono gli arabi i primi a tostare e trattare il caffè come lo beviamo noi oggi. E inizialmente il mondo arabo era molto geloso di questo prodotto. Mantenne il monopolio quasi totale sulla produzione di caffè. Infatti il porto di Mocha, da dove poi arriva la parola Mocha, o Mokka Kitemurt, suppongo, divenne l'epicentro del commercio globale di caffè. Come dicevo, gli arabi proteggevano gelosamente questo loro prodotto, permettevano l'esportazione solo di semi non fertili e chicchi già trattati, insomma, incapaci di germogliare. Poi, tra il 1500 e il 1600, il caffè arriva in Europa. E indovinate dove? In Italia. Precisamente a Venezia, grazie a dei commercianti veneziani e al medico botanico Prospero Albino, che descrisse l'uso che ne facevano in Egitto sostanzialmente. Guarda che là a mattina i beve una roba marron che ti fa venire voglia di andare a lavorare. Ecco, penso sia andata più o meno così. Solo che ovviamente, come sappiamo nella storia, dove c'è una novità c'è anche qualcuno che si oppone. Chi mai poteva opporsi a una bevanda importata dall'Africa? Bravi! La Chiesa. La Chiesa cattolica tentò di vietare il caffè definendolo la bevanda del diavolo. Secondo me, con un nome così figo, cioè, che cazzo vuoi ottenere? Vuoi che qualcuno non beva qualcosa? Chiamalo, non lo so, tè al limone, toh. Poi però, per fortuna, Papa Clemente VIII, poiché Clemente, lo assaggiò e gli piacque particolarmente, tanto da battezzarlo e dare il via al consumo di massa. Così nel 1645 circa aprì la prima bottega del caffè a Venezia, il primo centro di socializzazione, discussione politica, sociale, rivoluzionandoci completamente la vita, permettendoci di uscire con le fanciulle alla modesta cifra di €1.
1,50 € se sei a Milano, per 2 se sei un galantuomo. E nel resto del mondo? Nel resto dell'Europa? Poi furono ufficialmente gli olandesi a riuscire a contrabbandare alcune piante vive dallo Yemen e dare il via alla produzione mondiale di caffè, inculati dagli olandesi. Succede che sempre più persone desiderano svegliarsi al mattino con cappuccino e cornetto, sempre più persone vogliono farsi la pausa caffè a metà mattina con un ristretto, sempre più persone vogliono prendersi un bel digestivo dopo pranzo. E come fai a star dietro ad una richiesta così ampia? Con le mani. Le mani degli schiavi. Provate un po' a indovinare da dove provenivano. Certo, ovviamente, dall'Africa. Vuoi creare un business profittevole, vuoi lanciare un nuovo prodotto sul mercato? Sappiamo benissimo come si fa. Vai in un paese sconosciuto, trovi un prodotto che non conosce nessuno, schiavizzi la popolazione per coltivarlo e poi lo rivendi nel tuo territorio. Ma tu non fare così, tu hai altre alternative. Tu puoi investire con trader... Fermo! Non siamo sponsorizzati. Vabbè, scusa. Fatto sta che la produzione di caffè oggi è dominata da paesi come il Brasile, il Vietnam, la Colombia, l'Honduras. Il problema è che questa cintura del caffè globale è un'arteria commerciale che influenza la politica, l'economia di tanti paesi in via di sviluppo, rendendo il caffè un prodotto chiave per la geopolitica globale delle materie prime. Come al solito, diventata tale grazie alla sofferenza di molti e il guadagno di pochi. E non dobbiamo credere che la situazione oggi sia tanto migliorata. In tutto ciò la domanda sorge spontanea, cioè come ha fatto? Com'è possibile che una bacca marroncina abbia creato tutto sto bordello? Cioè, ormai esistono 14.700 triliardi biliardi di combinazioni possibili per bere il caffè. Macchiato, corto, espresso, macchiato freddo, senza zucchero, con latte di soia, cappuccino, in tazza grande, al vetro, nella coppetta di Starbucks, corretto vecchia romagna, corretto sambuca, caffè corretto caffè. Io conosco un solo modo per berlo ed è tanto. E se chiedi a chiunque amante del caffè ti dirà la stessa cosa. Io non riesco proprio a farne a meno, ne bevo 7-8 al giorno, mi sveglio la mattina e mi faccio 2 mocche. Non vi nego che per un periodo, per problemi di salute, ho provato anch'io a ingannarmi con il decaffeinato, che dicono che abbia lo stesso sapore. Ma raga, guardiamoci negli occhi. Non è vero. Ti convinci i primi mesi, ma poi... Io sono andato in Puglia dai miei parenti, me ne hanno fatto un caffè normale perché giustamente che cazzo ne sanno cos'è il decaffeinato. Un assaggio giusto tanto così, l'ho bevuto e... Quindi possiamo affermare e ribadire ufficialmente che il caffè è la droga che ha vinto, è la droga che ce l'ha fatta, è la droga che è riuscita a non farsi chiamare droga. Si nasconde in polvere nelle dispense ben sigillata, la dosi col cucchiaino e non puoi farne a meno. C'è cazzo più droga di così? Ogni giorno, appena ti svegli, la prima cosa che fai è mettere sul caffè. Entri in un bar e non serve nemmeno dirlo, il barista ti guarda, vede le occhiaie da panda e sa già cosa vuoi. Cioè il caffè non è una bevanda, è un rituale arcaico, è un incantesimo che si è infiltrato nella cultura attuale come un parassita elegante però, tipo una sanguisuga col doppio petto, ed ogni giorno migliaia, milioni di persone ripetono lo stesso identico rituale. Ciao, grazie. Tu pensi di bere il caffè? No, è il caffè che beve te. La pianta ti ha addestrato a cercarla, coltivarla, difenderla, esportarla e soprattutto pagarla. C'è un albero da qualche parte appeso su un pendio che se la ride, perché ha capito una cosa che noi non abbiamo ancora realizzato. Non servono i muscoli, basta una molecola, una piccola, elegante, bastardissima molecola chiamata caffeina. Proviamo a fare un piccolo passo indietro. Immagina un mondo senza caffè. La gente che si addormenta quando ha sonno, che smette di lavorare quando è stanca, che guarda fuori dalla finestra, pensa, si annoia. Ovviamente non compatibile con il capitalismo. Le mattine sono lente, i pranzi sono lunghi, la sera la gente è già cotta alle 21 e va a dormire invece che star lì a rispondere a mail con oggetto urgente. È un mondo dove il corpo comanda ancora qualcosa. È un mondo dove se sei stanco ti fermi. Non vai a cercare un bottone che sia in grado di riaccenderti. E invece no, oggi no. Chi comanda è lei, una pianta che non ti ama, non ti odia,
ti usa. Produce caffeina come arma chimica per difendersi dagli insetti, per gestire il terreno attorno a sé, per permetterle di crescere dove altri concorrenti fanno fatica a crescere, e per tutti in natura è considerato un veleno. Per molti insetti è un veleno, per te è una spintarella, un'amichevole bomba a orologeria del sistema nervoso. Non è che è un colpo di genio, cioè avere una sostanza che uccide chi ti mangia troppo, ma allo stesso tempo trasforma un'altra specie nel tuo corriere espresso. E quell'altra specie siamo noi. All'inizio non hai mai provato la sostanza, poi un giorno ti svegli che sei un po' affaticato, non c'hai voglia di fare un cazzo, non vuoi andare a scuola, non vuoi andare a lavorare, non c'hai manco voglia di lavarti la faccia. C'è qualcuno che ti dice: ma sì, ma fatti un caffè, vedi che poi la giornata parte meglio. Tu c'hai il cervello ancora in modalità buffering e non capisci che quella non è una proposta, è un invito iniziatico ad una setta da cui non potrai più uscire. Ti metti in balcone, la tazzina fumante, la brezza mattutina, un profumo gradevole e fai il primo sorso. Non sai ancora nulla dei recettori dell'adenosina, sinapsi, neurotrasmettitori. L'unica cosa che ti interessa è che il cervello si apre e il torpore, la stanchezza, magicamente si spostano in secondo piano. Senti quella sensazione meravigliosa del tipo: adesso posso iniziare la giornata. Ecco, è lì che la pianta ha appena messo la sua firma dentro di te, senza spiegarti nulla, non ti ha chiesto neanche il consenso informato. Ti ha mostrato l'effetto, il resto poi lo farà da sola. E c'è un equivoco di fondo che rende tutto un pochettino più comico, perché il caffè non ti ridà energia, semplicemente ti impedisce di sentire la stanchezza, ti toglie il diritto di sentirti stanco. Il tuo cervello per natura produce una sostanza che si chiama adenosina, che si accumula man mano nell'organismo mentre sei sveglio, e a un certo punto ti dice: uè bro, basta, fermiamoci, pausa, time out, andiamo a dormire. Cioè è il corpo che si fa sindacato, che sciopera e dice: oh, bagna. La caffeina cosa fa? Entra nel tuo sistema, vede i recettori e ci si mette sopra. Tu continui a lavorare, a studiare, a fare tutto quello che devi fare, ma non perché c'hai di nuovo energia, semplicemente perché hai abbassato il volume della sveglia. Ritorni improvvisamente attivo, volenteroso, con la motivazione. Sei una formica molto più efficiente, solo che stavolta il tuo fungo è una tazzina. E se non sai di cosa parlo, vai a vedere il video sulle formiche zombie, così capisci. Solo che sai, all'inizio è una cosa occasionale, poi però diventa ogni colazione, e poi a un certo punto diventa improvvisamente: se non bevo il caffè non riesco neanche a parlare con qualcuno al mattino. Diventano 3 caffè durante la giornata, 4, 5, 6, 7, diventa una moka intera, diventano 2 moche intere, insomma diventi un caffeinomane. Cioè il tuo cervello inizia proprio a strutturare la giornata in funzione di quell'aspettativa, di quel momento in cui ti bevi il caffè. Poi il tuo umore che oscilla in base a quanta caffeina hai in corpo, le tue relazioni sociali, perché non dici più andiamo a fare 2 chiacchiere, dici andiamo a berci un caffè, creando un altro rituale che, come sappiamo, rafforza le dipendenze. Sei davanti a un bancone, senti il rumore del vapore della macchinetta, ti posano il piattino sul bancone, cucchiaino, arriva il caffè, ti girano la tazzina, soffi, se vuoi metti lo zucchero e te lo bevi. È come se il bar fosse diventato un altare, il bancone è il confessionale dove tu sei lì in piedi, e alla fine lasci pure l'offerta al Dio. E c'è sempre questo dettaglio che nessuno guarda troppo da vicino, perché il caffè è l'energia ideale per un certo tipo di mondo. Un mondo dove devi svegliarti anche se non c'hai voglia, un mondo dove rimani seduto per ore, un mondo dove devi fare attività di cui sostanzialmente non ti frega un cazzo, un mondo dove devi rispondere educatamente a persone che vorresti lanciare fuori dalla finestra. In sostanza, questa sostanza trasforma il non ce la faccio a ma sì dai, ancora un po'. È esattamente quello che serve a un sistema che ha deciso che il tuo valore principale è produrre. Ma non è un complotto, è proprio l'incastro perfetto. La pianta vuole i suoi coltivatori, il sistema vuole i suoi lavoratori. Tu vuoi solo smettere di sbadigliare in riunione, ed è così che negli uffici di tutto il mondo nascono le pause caffè obbligatorie, le macchinette che fanno liquidi discutibili, i team building a base di cappuccino e brainstorming. Cioè capisci che la caffeina tiene insieme tutto, mezzi stanchi, insufficienti, sottopagati, eppure continuano a lavorare. E non sanno perché, non sappiamo perché, siamo semplicemente abbastanza svegli da continuare e abbastanza stanchi da non ribellarci. È solo che un giorno poi però inizi a notare delle crepe, il cuore batte più veloce, le mani tremano dopo il quarto espresso. La notte si allunga, ti sdrai a letto e inizi a pensare alle figure di merda che hai fatto negli ultimi 8 anni, finché non si fanno le 6 di mattina, aspettando di bere un altro caffè per poter iniziare la giornata.
E quando te ne accorgi inizi a dire frasi del tipo: senti, forse è meglio se diminuisco un po', magari da domani passo al deca, magari ne bevo solo uno giusto alla mattina. E il giorno dopo: fammi un doppio che devo andare a lavoro. Il tuo corpo prova a difendere i suoi diritti, ti manda l'ansia, l'insonnia, la tachicardia, il mal di stomaco, dei segnali che tu però interpreti come tuoi problemi extra. E non capisci che questa pianta non è progettata per il nostro bene, è progettata per il suo bene, per se stessa. Ci dà qualcosa che ci piace e sa che noi le faremo un bel po' di spazio nella nostra vita. Ma mentre noi ci sorseggiamo la tazzina, dall'altra parte del mondo c'è qualcuno che non sta vivendo proprio la poesia del risveglio mattutino. Ci sono montagne, piantagioni, righe e righe di piante, persone piegate per raccogliere dei chicchi. Mica il caffè cresce in un open space, mica cresce di fianco al tuo laptop. Ha bisogno di un clima particolare, ha bisogno di terreno disponibile, di braccia economiche. Cioè è una pianta che per diffondersi in tutto il mondo ha avuto bisogno di alcuni dettagli tecnici, imperi, commerci coloniali, sfruttamento, ha viaggiato su navi per chilometri e chilometri di fianco a zucchero, tabacco, cacao, persone incatenate, e ha messo radici in paesi dove spesso chi lo coltiva non può permettersi di berlo come facciamo noi al bar sotto casa. Noi versiamo la polvere nella moka e loro invece versano le loro vite in cassette di chicchi che poi attraverseranno l'oceano. Cioè il caffè è arrivato ovunque, ha cambiato economie, ha aperto porti, città rotte per una tazzina di 10 secondi. E non parliamo del marketing, che a un certo punto non si vendeva più per dire serve a tenerti sveglio. No, il caffè doveva essere italiano, esclusivo, 100% arabica, gourmet, figo. Così la pianta smette di essere solo pianta e diventa un personaggio, diventa l'espresso vero, il caffè dell'uomo che non deve chiedere mai. Ci sono compagnie intere che ti vendono cose che la pianta fa già da sola, ma in più ci aggiungono la promessa che con lei sarai più sociale, più allegro, più produttivo, più te stesso. Piccolo paradosso, più te stesso usando una sostanza che ti rende diverso da come eri prima. È marketing. Però capisci che è un teatrino perfetto. C'è la pianta che ci vende la manipolazione chimica e poi ci sono le aziende che ci vendono la manipolazione simbolica. Cioè alla fine tu non stai più bevendo solo caffeina, tu stai bevendo uno status, tu stai bevendo identità, appartenenza. Bevo questo, quindi sono questo tipo di persona. 2-0 per lei. E mettiamoci pure nella condizione in cui i sintomi sono diventati talmente troppo problematici che ci decidiamo a smettere. È qui che scopriamo il lato che le pubblicità non raccontano. Il mal di testa, la nebbia mentale, il nervosismo inespresso. Ma almeno capiamo che non era piacere, ma una dipendenza funzionale, effettiva, perché tutto il mondo intorno a noi è praticamente tarato su persone caffeinate, e se tu o io proviamo a toglierci la caffeina senza cambiare quello che c'è intorno, magicamente diventeremo noi gli strani, gli zombie. E siamo dei geni nel difenderla, perché se ce lo facciamo notare a vicenda, la gente se ne esce con cose assurde. Mio nonno è campato fino a 97 anni, beveva 45 caffè al giorno. Ma no, dai, ma che droga è il caffè? È buono, lo bevo, non mi ha mai fatto niente, sto da Dio. Ma sai che proprio senza faccio fatica a concentrarmi. Grazie al cazzo. Cioè difendiamo un vegetale come se fosse il nostro migliore amico, come se ci avesse, non so, un'anima o una storia comune. Vabbè, ce l'ha, non nel modo romantico in cui intendiamo noi, ovviamente. Noi siamo solo il vettore e insieme alla pianta, sai, creiamo un sistema che, diciamoci la verità, funziona troppo bene per essere messo in discussione. E il caffè ha trovato proprio il perfetto equilibrio tra lo stimolo, l'accettabilità, il layer culturale. Non ti uccide, ti ottimizza, non ti possiede, ti dà una spintarella, non ti obbliga, ti abitua. Questo è molto più efficace, è molto più potente. Coffea, un arbusto anonimo su un pendio, con le radici incastrate nel terreno e le foglie che prendono la luce del sole. Non sa leggere, non sa scrivere, non conosce niente di marketing, orari di ufficio, capitalismo. Eppure ha colonizzato il mio comodino sotto forma di tazzina. Ma sì, ma lo so che in fondo ti stai dicendo, vabbè, ma a me che cazzo me ne frega. La penso anch'io così, infatti andrò esattamente a farmi un caffè adesso. Solo che l'unica cosa che mi chiedo è: chi è che ha scelto che è arrivato il momento di berlo? Io?
o lui? Se il video ti è piaciuto iscriviti al canale che è cosa buona e giusta, in cambio ti offrirò un caffè.